tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico, meraviglioso, guardate qui sì, maxi scialle. Non me lo vedete indossato perché al momento fa caldo e non riesco a indossarlo, però è fatto con un filato estivo, io l'ho chiamato Luxor, ed è perfetto per essere indossato sia la sera, nelle serate dove c'è molta umidità, oppure se dovete partecipare a qualche evento e dovete coprire le spalle e dare quel tocco in più al vostro outfit. Allora, per poterlo realizzare io ho utilizzato una cake delle Candy Opal della Stelly Yarn. Il colore che ho scelto io è il numero 7885, che ha queste fantastiche sfumature che vanno da un rosa chiaro fino ad arrivare a un viola scuro. Lo trovo fantastico, ma vi faccio vedere anche altre colorazioni che trovate disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa. Abbiamo questo che io trovo veramente carinissimo perché va dal bianco, il grigio nero e il rosso, oppure abbiamo questo che è un classico grigio scuro che poi si trasforma in viola, in rosa e in bianco, o ancora un altro per chi ama invece le tonalità del colore della terra. Abbiamo questo che abbiamo invece il colore del giallo, che va poi a trasformarsi in un giallo più scuro, un marroncino, fino ad arrivare a un marrone scuro molto particolare. Oltre a questi colori che vi ho mostrati ce ne sono veramente tanti altri disponibili, come vi ho detto, sul mio sito Filati Elsa. Ora vi avvicino un po' la scialle per farvelo vedere bene. Come vi dicevo, io ho lavorato una sola cake con l'uncinetto il numero 4 e si realizza realizzando poi e ripetendo 4 giri che sono molto semplici, e c'è questa alternanza di striscia vuota, quindi con archetti, a striscia piena. Io ho utilizzato tutta la cake, questo mi ha permesso di ottenere dalla lavorazione, dal primo giro fino alla punta, una lunghezza di una altezza di 75 centimetri, mentre come lunghezza, e vi assicuro che è veramente lungo, adesso ve la faccio vedere anche proprio tutta aperta, come lunghezza arriviamo a circa 195 centimetri. Guardate qui, è veramente lunghissima. Detto ciò, come sempre, se decidete di realizzarla, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia come Filati Elsa che come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scialle io ho deciso di utilizzare il filato Candy Opal, questa fantastica che è della Stelly Yarn, e io in particolare sono andata a utilizzare la 7885 che ha queste splendide sfumature che vanno dal rosa al viola. Qui però, come potete vedere, ci sono anche altre cake e sul sito ne trovate molte altre. Lavoreremo con l'uncinetto del numero 4, io però vi faccio vedere il campione con un altro filato, dato che quando ho iniziato lo scialle non ero a casa. Quindi spostiamo il tutto e iniziamo. Vi dico già che faremo prima dei giri base e poi vi farò vedere i 4 giri che vanno sempre ripetuti, che sono veramente semplicissimi. Quindi andiamo a fare un anello magico e iniziamo facendo il nostro primo giro base e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare la mia quarta e ultima maglia alta. Quindi ho fatto un totale di 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Tiro l'anello magico che poi andremo a nascondere alla fine, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nel primo archetto e facciamo 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5. Maglia bassa nell'archetto successivo, prendo il filo, vado nell'ultimo archetto e di nuovo vado a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro base. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro base e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nella seconda del gruppo delle 5 maglie alte, quindi questa è la prima, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa,
3 catenelle, 1 2 3, vado nella quarta delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo un ventaglio, quindi entro dentro, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro una maglia alta. Tenete presente che questo sarà la nostra punta, quindi se volete, chi per non confondersi può mettere un marcapunti. 3 catenelle, 1 2 3, e diciamo che si ricomincia da capo, perché entro nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, entro nella quarta delle mie 5 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale, che è qui ho la nostra prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro base. Quarto giro base, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, ci troviamo dove abbiamo il nostro ventaglio, quindi la nostra punta, e andiamo sempre a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato anche il quarto giro base, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quinto e ultimo giro base e andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entriamo nel primo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, e ci troviamo di nuovo dove abbiamo la punta. Vedete, qui avevamo il ventaglio, qui abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare di nuovo il ventaglio, quindi la nostra punta, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, e poi procediamo come abbiamo fatto prima, 3 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i nostri 5 giri base. Adesso iniziamo a fare i nostri veri e propri giri. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nel primo archetto e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, archetto successivo, maglia bassa, archetto successivo, di nuovo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, archetto successivo, di nuovo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, mi trovo nella mia punta e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia, archetto successivo, 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, maglia bassa nell'archetto successivo, di nuovo 5 maglie alte nell'archetto successivo, 1 2 3 4 e 5, maglia bassa nell'archetto successivo. Terminiamo il primo giro andando a fare sempre 5 maglie alte, quindi 1 2 3
4 e 5 e una maglia bassa nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado nella seconda delle 5 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado sopra la quarta delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, ricomincio da capo, vado dove ho la seconda maglia alta del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho la quarta del gruppo e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo si ricomincia, vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho la quarta delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Mi trovo di nuovo dove ho la punta, mi raccomando, per chi si trova mettesse il marcapunti, vado a fare 3 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e si ricomincia da capo, 3 catenelle, vado nella seconda delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nella quarta maglia alta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e ricomincio da capo, vado nella seconda delle 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nella quarta, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, ricomincio da capo, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nella quarta maglia alta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, termino il giro andando a fare una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro, quindi ci giriamo, terzo giro, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto, maglia bassa, e adesso farò questo per tutto il giro, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 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 3 catenelle, mi trovo dove ho la mia punta e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 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 3 catenelle, maglia bassa nell'ultimo archetto, 3 catenelle e terminiamo il terzo giro entrando nella terza catenella andando a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il terzo giro, dobbiamo andare a fare il quarto e ultimo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione e di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 di separazione, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo fino ad arrivare alla punta, andando sempre a fare 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo e vedete mi trovo dove ho la punta, quindi vado a fare 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e si ricomincia,
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Dobbiamo fare questo fino ad arrivare alla fine dell'angolo, del lato, scusate, quindi sempre 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, arriviamo nell'ultimo arco, catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che bisogna ripetere. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo. Ricordatevi sempre che nel primo giro abbiamo i gruppi di 5 maglie alte alternate una maglia bassa. Nel secondo giro abbiamo gli archetti di 3 catenelle, però alla punta abbiamo il ventaglio. Nel terzo giro abbiamo tutti archetti di 3 catenelle separate da una maglia bassa. Nell'ultimo giro abbiamo archetti, ma nella punta abbiamo il ventaglio e poi di nuovo gli archetti. Quindi ricordatevi sempre questa cosa dei 4 giri. Nel primo giro alla punta abbiamo la maglia bassa, nel secondo il ventaglio, nel terzo la maglia bassa, nel quarto il ventaglio. Adesso vi faccio rivedere soltanto un attimo di nuovo come si inizia il primo giro. Facciamo sempre le 3 catenelle che sono la prima alta maglia e poi nell'archetto 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa nell'archetto successivo e di nuovo 5 maglie alte nell'archetto successivo. Quindi vedete che man mano la nostra lavorazione cresce. Io lavorerò fino a terminare l'intera cake, quindi tutta la cake che avete visto prima. Io ho iniziato dal centro, voglio terminare tutta la cake e naturalmente vi dirò alla fine le misure del mio scialle, non quante volte ho ripetuto i 4 giri. Quindi procediamo così, 4 giri che vanno sempre ripetuti. Ricordatevi sempre: primo giro 5 maglie alte e una maglia bassa, secondo giro archetti di 3 catenelle, maglia bassa, ventaglio alla punta, terzo giro tutti archetti e maglia bassa, quarto giro tutti archetti ma nella punta va fatto il ventaglio. Allora, ho terminato il mio scialle e ho usato tutta la cake, la Candy Opal, e vi dico che dalla punta, quindi fino a dove ho iniziato la lavorazione, perché la lavorazione abbiamo iniziato da qui, a me sono circa 75 centimetri. Tenete presente che naturalmente quando la si va a indossare cederà un pochettino, mentre da punta a punta sono circa 196 centimetri. Siccome mi era avanzato comunque un po' del colore, sono andata a fare una rifinitura di maglie basse, però solamente sulla da punta a punta, quindi sotto ho lasciato che ho finito con il primo giro perché mi piaceva appunto che terminare con l'effetto onda, quindi ho ripetuto tutti i giri e sono andata a terminare appunto con il giro dove abbiamo tutti i gruppi di 2 maglie di 5 maglie alte alternate a una catenella, e poi ho fatto appunto questa rifinitura qui in alto soltanto di maglie basse. Quindi anche questa creazione è terminata.